Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Spero che stiate bene e che abbiate voglia di condividere con noi qualche minuto intenso, perché oggi affrontiamo una storia che ha scosso i fan e fatto tremare la voce a chi la racconta. Parleremo di Özge Yağız, raffinata, amatissima, una di quelle presenze che sanno illuminare il set e, insieme, la quotidianità. Il motivo che ci riunisce è amaro e inaspettato. Özge è crollata in lacrime dopo aver scoperto di aver perso la patente per 2 anni. Sì, 2 anni interi. Una notizia che suona come un colpo basso, capace di fendere la corazza anche di chi è abituato a reggere i riflettori e i giudizi del pubblico. Prima di entrare nei dettagli, se siete nuovi e amate restare aggiornati su tutto ciò che riguarda i vostri beniamini, ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Qui troverete storie, retroscena e momenti che vi faranno sentire più vicini a loro. L'onda che ha travolto Özge non è una semplice increspatura di cronaca, è stata una piena emotiva, una frattura improvvisa dentro la sua routine. Secondo quanto trapelato e verificato, la decisione è arrivata come un verdetto senza appello, sospensione della patente per 24 mesi. Non sono solo numeri, è un tempo lungo. Un tempo che si misura in appuntamenti saltati, in imprevisti da gestire, in dipendenze improvvise da altri. Chi la conosce sa quanta importanza dia all'autonomia, al potersi muovere in silenzio tra un set e l'altro, al ritagliarsi quell'ora di musica sola in macchina per rimettere in ordine i pensieri. Il pianto di Özge, raccontano, non è stato il capriccio di una star, ma l'esplosione di un peso trattenuto, il suono di una libertà momentaneamente spenta. Sulle cause, si sa poco e quel poco è sfocato. Com'è giusto, non tutto appartiene alla piazza. Nel mondo degli artisti, dove la linea tra visibile e invisibile è sottile, certe cose restano oltre un sipario che va rispettato. Si è parlato di infrazioni accumulate, di controlli andati male, di un documento scaduto nel momento sbagliato. Teorie, ipotesi, sussurri. Ciò che conta, però, è l'effetto. 2 anni sono una dorsale che attraversa la vita logistica e mentale di chi lavora a ritmi serrati. Il set non aspetta, gli orari incalzano, gli spostamenti sono più di un rito, sono la condizione per arrivare pronti, centrati, vivi sul personaggio. E allora si capisce perché la reazione sia stata così viscerale. Non si tratta di un semplice foglio ritirato, ma di un piccolo mondo che si incrina. In questo snodo delicato, accanto a lei c'è Gökberk Demirci. Le loro storie sono intrecciate agli occhi dei fan, tra silenzi, ritorni, sguardi che dicono più delle parole. Gökberk l'ha sostenuta senza clamore, come sa fare lui, presenza solida, toni bassi, gesti concreti. Si racconta che la prima sera, quando la notizia è stata confermata, abbiano parlato a lungo. Lei, con la voce che tremava, gli avrebbe confidato di temere non solo il disagio pratico, ma quel senso di dipendenza che non le appartiene. Lui le avrebbe risposto che certe prove non tolgono valore a chi siamo, ma piuttosto lo ridisegnano. Che 2 anni possono trasformarsi nell'occasione per farsi aiutare, per alleggerire il carico, per tornare a respirare in altri modi. Un abbraccio, un tè caldo, e la promessa di riorganizzare tutto. Dagli orari ai trasferimenti, fino a quelle piccole abitudini che danno equilibrio alle giornate. C'è, naturalmente, il rumore di fondo, chi domanda, chi indaga, chi pretende di sapere più del necessario. Ma c'è anche l'onda opposta, quella della cura. I messaggi dei fan si sono moltiplicati in poche ore, parole di forza, racconti personali, consigli, e soprattutto una vicinanza che sa di mano sulla spalla. Vederla fragile ha ricordato a molti che dietro i ruoli perfetti ci sono persone vere, con il loro bisogno di normalità. È in questi frangenti che la distanza tra chi guarda e chi è guardato si accorcia, un commento affettuoso, una frase che arriva al momento giusto, e quella lacrima pesa un po' meno. Özge, dicono, ha letto in silenzio un po' di quelle righe, ritrovandosi in storie che non conosceva e percependo, dall'altra parte dello schermo, una comunità che non chiede nulla in cambio. Cosa succederà adesso, sul fronte professionale? La macchina del lavoro non si ferma, ma si adatta. Chi segue Özge sa che intorno a lei c'è un team preparato, abituato alle criticità.
Nelle produzioni, spesso, i trasporti sono organizzati in modo millimetrico, driver dedicati, call time incrociati, tragitti studiati in anticipo. Non sarà questo a piegare progetti e sogni sul nascere. Ci saranno, è ovvio, giornate più complicate, qualche imprevisto in più e quell'irritazione sottile che nasce quando non si può decidere di cambiare strada all'ultimo secondo. Ma la carriera non si misura in chilometri percorsi al volante, si misura in scene riuscite, in scelte coraggiose, in quella coerenza che rende una persona riconoscibile, prima ancora dei personaggi che interpreta. Sul piano umano, la sospensione tocca corde intime. Per Osge, guidare era anche un rituale per restare in contatto con i propri affetti, per raggiungere di sorpresa un'amica, per regalarsi una foga al mare in una mattina libera. Per Gökberk, vedere quella parte di lei incrinarsi ha significato inventare nuovi modi di esserci. E allora arrivano i viaggi in due, l'agenda condivisa, i passaggi presi al volo, le playlist scelte insieme per alleggerire l'attesa. È così che una prova rallenta la corsa e, paradossalmente, allarga lo sguardo. Alcune serate che prima si perdevano nel traffico adesso si trasformano in chiacchiere lunghe, alcune corse solitarie diventano cene al volo, risate improvvise, un'occasione per ricordarsi che, a volte, la strada più breve non è la più importante. Sulle regole, va detto con chiarezza, le norme esistono per proteggere tutti. Chi guida porta con sé una responsabilità che non ammette distrazioni. Che si tratti di limiti superati, di documenti non aggiornati, o di comportamenti sconsigliati, l'esito è lo stesso, conseguenze reali. Non è un giudizio, è una realtà che vale per chiunque. E questa storia, oltre a essere un fatto di cronaca dello spettacolo, suona come un promemoria collettivo. Prudenza, attenzione, rispetto. La sicurezza non è un dettaglio, è la trama su cui poggia ogni arrivo a destinazione. Anche per i nostri beniamini, anche per chi sembra avere tutto sotto controllo. Se guardiamo avanti, possiamo immaginare un percorso a ostacoli ma non senza luce. Osge attraverserà giorni in cui la frustrazione busserà con insistenza, e altri in cui il tempo guadagnato, costretta a delegare gli spostamenti, si trasformerà in studio, lettura, cura di sé. Gökberk, da parte sua, continuerà a esserle vicino come ha sempre fatto, non solo con gesti visibili, ma con quei silenzi pieni che dicono «ci sono». I progetti non mancano, e chi lavora con loro lo sa. Verranno ottimizzati orari, si apriranno canali nuovi, si useranno strumenti alternativi. Dove manca una scorciatoia, nasce un metodo. E, a volte, è proprio lì che si fanno i passi più adulti. Riassumendo, ciò che ci viene incontro da questa vicenda è il ritratto di una donna che, di fronte a un limite, non finge. Piange, si ferma, respira, e poi ricomincia a disegnare la mappa. Il dolore è vero, perché vera è la rinuncia all'indipendenza per un tempo non breve. Ma vera è anche la rete che la sostiene, il compagno, i fan, i colleghi, un'intera comunità che l'ha vista cadere senza smettere di crederle. Ed è per questo che oggi, mentre raccontiamo, non parliamo di una sconfitta, ma di una sospensione dalla quale si può tornare, più consapevoli e, chissà, persino più liberi. Diteci cosa pensate, vi è mai capitato di affrontare una limitazione che vi ha costretto a riscrivere le giornate? Condividete la vostra esperienza qui sotto. Le vostre parole aiutano, ispirano, e rendono questo spazio più umano. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi potrebbe ritrovarsi in questa storia. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia per non perdere i prossimi aggiornamenti. A presto, prendetevi cura di voi e, quando sarete al volante, fatelo con coscienza, la strada ricorda tutto, ma sa anche perdonare chi la rispetta.